L'altro giorno, mentre stavo controllando le mie piantine di basilico, mi è venuta una voglia immane di cannolo siciliano. Quindi ho preso il monopattino e sono corso in pasticceria per andare a deliziare le mie papille gustative. Vi faccio vedere io che cosa vuol dire essere siciliani. E come avete ben capito, ho deciso di costruire un motocannolo sul mio monopattino. Ma quali sono i due punti fondamentali per realizzare un motocannolo veramente efficiente? Numero uno, deve essere estremamente robusto perché ci dobbiamo sedere di sopra. Numero due, deve essere estremamente leggero perché tra il mio peso, il monopattino e la struttura rischiamo che poi non si muove più. La mia scelta è caduta sul polistilene leggero, robusto e tiene che è una meraviglia. E se ora vedete un altro cannolo rispetto a quello che avete visto prima, vuol dire che l'altro non esiste più. Chissà che fine ha fatto. Comunque, prendiamo le misure del cannolo, tiriamo giù le proporzioni e creiamo il nostro cannolo gigante. Io già ho tagliato la tavola a misura perché questo sarà il pianale su cui poggerà il cannolo stesso. Dobbiamo creare una sagoma di polistirene di 55 cm. Cominciamo. E adesso che i nostri dischi volanti sono pronti, dobbiamo iniziare a fare un po' di tagli, a prendere un po' di misure perché dobbiamo posizionare la base sul monopattino, lasciare lo spazio per il sellino, lasciare lo spazio per il manubrio e c'è un gran lavoraccio. Diciamo che questo è un lavoro da geometri, anche se io sono veramente ragioniere. Sì, non fate battute, io sono il ragionier Ugo. Vi state chiedendo come mai ho messo un bastone qui? Ma i piedi dove li poggiamo? Il nostro cannolo sarà l'Harley dei cannoli. Fa un caldo boia, io sono sudata bestia, sono le 10:21 di sera e me ne sto tornando a casa. Lo scheletro è pronto, domani mettiamo la pelle e non andate via. E buongiorno, finalmente sono fresco e pulito come un bambino. Oggi iniziamo
il rivestimento del cannolo con la schiuma poliuretanica, e per questo mi sono rifornito di un po' di schiuma poliuretanica, ma tengo a precisare che Tecnica non è lo sponsor di questo video, purtroppo. E per evitare di macchiarci ci mettiamo anche il grembiulino, ovviamente siciliano. Oh cazzo! Ragazzi, ci siete ancora? Pensavo di avervi perso per sempre. Beh, e che ve ne pare? Non è venuto veramente uno spettacolo? E qui abbiamo fatto però un martirio di bombolette. Lasciamolo asciugare 24 ore e domani lo facciamo diventare un vero cannolo. Ciao ragazzi. Buongiorno mondo! Scopriamo il nostro cannolo, vediamo come è venuto. Beh, cosa ve ne pare? Ho costruito un mega tamburo. Comunque sembra che sia venuto veramente molto bene. Ora con il taglierino cominciamo a dargli la vera forma del cannolo. Abbiamo dato pure la concavità al cannolo, il cannolo è proprio rotondo. Ora non ci resta che segnare con un pennarello tutto qua attorno e fare il taglio ad hoc. Ovviamente non poteva che scaricarsi il Miniflex, ma siccome io sono più cornuto del Miniflex, no, speriamo di no, io ho un Maxi Flex e noi a questo cannolo gli rompiamo quello. Che dite? Ora rende l'idea? Sì, certo che rende l'idea. Però adesso lo dobbiamo rivestire tutto completamente di vetroresina. Ma quello che non tutti sanno è che la vetroresina corrode il poliuretano, quindi dobbiamo mettere intanto una pellicola tutta attorno di plastica liquida che servirà a proteggerlo e poi successivamente la vetroresina. Ragazzi, che lavoraccio, quanto sudore buttato per un cannolo. Eccoci qui, il cannolo è venuto perfetto. La gomma liquida ha attaccato perfettamente. Adesso andiamo giù con la vetroresina. Però prima cartone tutto intorno perché sennò niente, sennò faccio uno schifo quando buttano fuori.
Vi state ancora chiedendo a cosa serve quel buco, vero? Chiedetevelo, chiedetevelo. Ragazzi, è venuto durissimo, massiccio come una roccia. Adesso però dobbiamo dare una mano di coprente, poi mettiamo il colore marrone perché dobbiamo fare la gialda marrone, perché questo è un cannolo che deve durare nei secoli. Il figlio del figlio di mio figlio un giorno salirà su questo cannolo e dirà: mio nonno era un pirla. Questo è il mio cannolo siciliano, però vi faccio una domanda, vediamo se siete abbastanza preparati. Che cosa non può mai mancare sopra il cannolo siciliano? Lo zucchero a velo. E siccome non posso mettere lo zucchero a velo perché ovviamente si scioglierebbe, utilizziamo il cemento bianco, una bella spolverata di sopra e lo rendiamo reale al 100%, poi ce lo mangiamo. Lasciamo asciugare e poi una mano di trasparente opaco e lo fissiamo per sempre. Ragazzi, un problema inatteso: sta scolando tutto il poliuretano verso il basso, però dà il senso proprio della ricotta che scende, quindi aumentiamo la quantità di poliuretano e facciamolo scendere anche dall'altro lato. Mentre da questa parte mettiamo una plastica trasparente. Ma perché plastica trasparente di qua e legno di là? Tutto ha un senso. Ma che cos'è un motocannolo senza delle candifrecce? Questa è una grande idea. Ma tu guarda come è finita, che devo prendere le palline di mia figlia. Andiamo. Amore, papà ti ringrazia. Non avete idea di quanti cannoli sono stato costretto purtroppo a mangiare per fare questo video. Che
che è dura la vita. Ragazzi, il super cannolone è pronto. Adesso io lo prendo, lo calo sopra il monopattino e vi tralascio tutta la trafila di montaggio sul monopattino, perché ho un monopattino completamente smantellato. Aspettatemi, ci vediamo tra un po'. Ma quello che non vi ho detto, avete presente quando ho montato batteria, fili, controfili? Perché noi all'interno del nostro super cannolone abbiamo anche un frigorifero dove teniamo i nostri cannoli, perché io porto la Sicilia in giro con il sorriso e con la panza piena. Those hazy days I do remember, we were running still, had the whole world at our feet, watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the way. Vi ricordate quando ho fatto tutti quei buchi e strabuchi sulla ricotta anteriore? La verità è solo una, che questo super cannolo è molto più a norma di tantissimi monopattini in giro in circolazione. E io non potrei circolarci? Ma io me ne vado a Roma, io domani parto e me ne vado a Roma! Guardate, anche con i canditi non solo luminosi ma lampeggianti. Ragazzi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, cliccate su questa maledettissima campanella e ci vediamo presto. Vi aspetto.